Buongiorno e benvenuti a tutti. Innanzitutto mi presento, sono Cinzia e mi occupo della comunicazione e marketing di Movendo Technology. Ringrazio tutti i partecipanti a questo 10° webinar organizzato da Movendo Technology in collaborazione con l'ospedale Luigi Sacco di Milano, Villa Beretta di Costa Masnaga, il Laboratorio Ortesis di Milano e il Politecnico di Milano. Per noi è motivo di grande orgoglio raccogliere oggi come relatori figure di eccellenza nel campo, che ci parleranno della sindrome post-Covid, valutazione e trattamento riabilitativo con apparecchiature altamente tecnologiche. In diretta dall'ospedale Luigi Sacco troveremo il dottor Arnaldo Andreoli, direttore dell'unità operativa di riabilitazione specialistica dell'ospedale Luigi Sacco di Milano, il dottor Fabrizio Gervasoni, direttore della testata Medici Oggi di Springer Healthcare e medico fisiatra dell'unità operativa di riabilitazione specialistica dell'ospedale Luigi Sacco di Milano, la dottoressa Lorenza Flaviani, direttore del laboratorio di analisi del movimento Ortesis di Milano, e l'ingegner Antonella Lomauro del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano. Mentre in diretta da Villa Beretta avremo il dottor Franco Molteni, direttore dell'unità operativa complessa recupero e riabilitazione funzionale. Specifico per tutti i partecipanti che al termine della presentazione apriremo una sessione di domande e in questa occasione potrete parlare con i nostri esperti clinici su tutte le vostre curiosità, cliccando la freccia rossa in alto per aprire il pannello di controllo della piattaforma e sotto troverete una serie di funzioni, tra cui il simbolo a forma di mano per chiedere di prendere parola. Oppure potete scrivere la vostra domanda nella sezione domande e io la leggerò per voi. Ora passo la parola al dottor Arnaldo Andreoli dell'ospedale Luigi Sacco, che ci parlerà della sindrome post-Covid, implicazioni neuromotorie dell'infezione da SARS-CoV-2. Vi ringrazio. Buongiorno a tutti, io ringrazio Movendo Technology per aver organizzato questo evento molto importante per noi, ringrazio il dottor Ungaro e dottoressa Brigatti per il supporto e soprattutto permettetemi di ringraziare il contributo fondamentale e efficientissimo del dottor Gervasoni, senza il quale molto di quello che stiamo facendo non sarebbe stato possibile effettuare. Ma andiamo alla mia relazione che presento adesso, di quello che abbiamo vissuto in ospedale. Dunque, noi parleremo della sindrome post-Covid, una sindrome che abbiamo evidenziato subito nei primi momenti dopo la fase delle prime giornate della fase pandemica e nelle successive valutazioni, e andiamo a vedere la prima diapositiva, una valutazione in cui si vedono i vari fenotipi dei pazienti che sono afferiti all'ospedale Sacco, che era diventato hub per il Covid. Ci sono pazienti asintomatici, ovviamente non venivano, ma pazienti con una sintomatologia da lieve a più importante, con una polmonite, febbre senza che non era meritevole di ricovero, a situazioni più importanti che definivano un ricovero appropriato, e addirittura in casi di urgenza, vi assicuro veloce, dopo un'ora dall'accesso in pronto soccorso, arrivati in condizioni disperate, venivano velocemente intubati e portati quindi in rianimazione. Ma come si è visto, il virus penetrava attraverso le vie respiratorie, che è la porta di accesso, e c'è sicuramente un tempo di contatto tra chi infettava e chi veniva infettato, un sistema immunitario che era più o meno efficiente. Ad oggi si comincia a capire molto sul sistema immunitario, il suo ruolo di risposta più o meno importante, e il virus penetrava e colpiva diversi organi, quindi non solo il polmone, perché abbiamo avuto diverse manifestazioni a carico dei reni, del fegato, del sistema gastrointestinale, manifestazioni cutanee anche. Non solo, ma i primi dati più evidenti sono state le miocarditi virali, episodi anche di aritmie di cui non si capiva il motivo, e di tachicardie che sono perdurate poi nel tempo, ma sul post ne parleremo successivamente. Ma il vero problema, e lo dico come pneumologo purtroppo, parlo un po' contro la mia specialità, è che il problema più importante sono le manifestazioni neurologiche, che la letteratura riporta e ha confermato i nostri dati nel 36% dei pazienti.
Altri lavori, e confermo quanto hanno pubblicato, sono che il 24-25% avevano manifestazioni a carico del sistema nervoso centrale con cefalee, vertigini, situazioni di crisi epilettiche, malattie cerebrovascolari, anche ictus improvvisi in cui non ci si spiegava se non una correlazione col Covid. Altre 9% manifestazioni a carico del sistema nervoso periferico e un 10% dei casi manifestazioni a carico dell'apparato muscolare con mialgia. E questa è una cosa che però è nel 10% dei casi, ma vediamo poi nel prosieguo che acquisterà un'importanza, diciamo, notevole. Nell'ambito nostro, delle nostre attività, il nostro reparto è stato chiuso per far spazio ai pazienti Covid, però la nostra attività è andata avanti per le valutazioni di quello che impattava sulla valutazione funzionale, sui danni funzionali. E abbiamo visto che a fronte di queste richieste che i colleghi dei reparti Covid ci chiedevano, vedete in diapositiva come sommando pazienti con allettamento, sommando le richieste in cui non era specificato il motivo per cui il fisiatra veniva chiamato, andava oltre il 60%, una piccola percentuale, come dicevamo, respiratori, il 12%, e il 4% erano quei pazienti che transitavano dalla rianimazione e venivano pronati con una lesione dello specchio. Questo vi fa capire come l'internista o il medico dei pazienti Covid chiedeva così una visita fisiatrica, quindi sicuramente un gap culturale da migliorare dicendo qual è il ruolo del fisiatra, perché mi chiami, non per muovere un braccio, che cosa, c'è una diagnosi e quindi una cultura fisiatrica importante dietro che merita attenzione. Questa è un'immagine dei pazienti che venivano pronati, intubati, quindi per la compressione, dicevamo, dello specchio, crea poi dei problemi che veniva riportato e venivano poi riportati nella sindrome post-Covid, come l'ANSET recentemente ha pubblicato, sintomi che permangono per vari mesi, anche 6 mesi, con difficoltà di deambulazione, astenia, sindrome depressiva, mialgia, affaticabilità, disturbi neurocognitivi anche della memoria. Uno dei sintomi che permane per parecchio tempo è anche un deficit di memoria a breve termine, di concentrazione, ma soprattutto questa fatica a camminare con un senso di pesantezza non supportata da un danno d'organo reale, nel senso che i test che facciamo del cammino, della sedia, non presentano desaturazione ossimoglobinica arteriosa, ma solamente una importante tachipnea e un senso di pesantezza. Qui vediamo in diapositiva le caratteristiche dei pazienti che affetti da Covid che abbiamo visto, e ovviamente la parte del leone la fanno dai quarantenni agli ottantenni, con un input importante verso i sessantenni, più i maschi che il sesso femminile. Ma vediamo come il virus predilige alcune patologie, ipertensione arteriosa, diabete, sovrappeso corporeo, sono le caratteristiche che accomunano i casi più importanti, più gravi, che hanno determinato il ricovero. Non solo, i sintomi che hanno portato al ricovero, all'esordio, sono classicamente una febbricola che inizialmente non capivamo, poi abbiamo cominciato a individuare già subito dalle semplici telefonate, nel senso temperatura 37,3 alla sera, al mattino sveniva, la sera dopo 37,3, poi la terza giornata 38 con un'importante febbre. Vedevamo poi nel tempo che tra la quinta e la settima giornata in ambito di ricovero ospedaliero erano le giornate determinanti del switch della patologia, o verso il meglio o verso l'aggravamento con intervento sia della CPA o di intubazione. Vediamo quindi che questi pazienti avevano tutti questa polmonite importante bilaterale con un quadro di interstiziopatia, insufficienza respiratoria e poi manifestavano un allettamento dovuto ovviamente alla non mobilizzazione, alla incapacità a mantenersi in stazione retta. Vediamo che da un punto di vista, nei pazienti che abbiamo visto, circa 110 visite effettuate, il 20% circa avevano manifestazioni neurologiche, vedete in diapositiva 13 a carico del sistema nervoso periferico e un 10 centrale, e la neuropatia periferica la faceva da padrone, come dicevamo in maniera sistematica questo interessamento. Dato comune è un'ipotonotrofia muscolare importante, deficit sensitivi e con una sintomatologia dolorosa che non è semplice spiegarlo se non un discorso di microangiopatia trombotica diffusa in tutto l'organismo che crea delle problematiche importanti.
Questa è una diapositiva del lavoro che il dottor Gervasoni ha portato come poster alla SINFER e in collaborazione con l'ingegner Lo Mauro e la dottoressa Flaviani attraverso la prismografia elettronica, attraverso l'analisi del cammino, hanno permesso di evidenziare e rimarcare quello che noi all'inizio cominciavamo a osservare di questa sindrome post-Covid, che è una patologia che colpisce a 360 gradi il paziente da un punto di vista neuromotorio. Ancora più importante, rimarco che dal punto di vista pneumologico. Noi siamo stati, diciamo, aiutati moltissimo dall'aver avuto a disposizione Unova, grazie a Movendo Technology, che ci permetteva di valutare attentamente deficit di articolarità segmentaria, deficit dell'equilibrio, della postura e un discorso quindi oggettivo e facilmente riproducibile, a differenza di quello che può essere una valutazione clinica che può essere criticata. E soprattutto questa apparecchiatura ci permette di abbreviare i tempi di valutazione, ma soprattutto ci permette di valutare attentamente, e lo stiamo usando anche per un discorso dei nostri pazienti che sono anche dipendenti, non ex dipendenti. Qui vedete questa apparecchiatura che permette la valutazione sia in stazione a retta che seduta, ma non solo ci permette la valutazione, al tempo stesso permette il trattamento automaticamente del paziente. Un breve accenno a quello che abbiamo avuto noi come dipendenti dell'ospedale, che interessa la medicina del lavoro. Noi siamo 6.000 dipendenti in tutte le 4 aziende ospedaliere sotto la SST. Di questi 6.000 dipendenti, 700, sono stato autorizzato a dirlo, sono stati colpiti dal virus. La prima fase, da marzo a giugno, ha visto circa 150 dipendenti, la seconda fase da settembre ad oggi circa 520, con ricoverati 49 pazienti con danni importanti. E quindi la medicina del lavoro con la quale collaboriamo in maniera importante, e vi ringrazio il professor Carrè per il suo contributo, li dobbiamo valutare per capire cosa è rimasta della capacità funzionale per riprendere l'attività lavorativa, e questa apparecchiatura ci consente di fare una valutazione oggettiva importante e di anche trattarli. E quindi abbiamo di fronte a noi un lavoro importante per capire chi tornerà al proprio lavoro in quanto tempo. Sappiate che ad oggi i pazienti che stiamo vedendo, a 6 mesi di distanza, c'è gente che ha ancora uno stepage importante, un'astenia importante, una mialgia e una paura, un'ansia di cui non capiscono perché hanno questi sintomi, questa pesantezza nell'affrontare le attività della vita quotidiana. Questa è una diapositiva che fa vedere sul Corriere della Salute, che evidenziava ciò che noi dicevamo, questa sindrome post-Covid, ormai tutti ne parlano, e ribadisco il concetto, principalmente a carico dell'apparato neuromotorio. A livello pneumologico posso dirvi che l'età che io faccio fare di controllo a distanza di 3 o 6 mesi, sto osservando nella mia casistica un'autorisoluzione del quadro radiografico di questa fibrosi polmonare, quindi suppongo ci sia una cellularità diversa rispetto a una fibrosi polmonare classica. Quindi, concludendo, io posso dire che abbiamo di fronte a noi un grande lavoro di valutazione dei danni che questa patologia ha portato, e avremo tanto da studiare per il futuro. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questi lavori e la mia equipe, ribadisco il grande aiuto del dottor Gervasoni e il contributo di Movendo Technology, quindi ringrazio il dottor Ungaro per il grande contributo che ci ha dato e ci aiuterà nel futuro. Grazie ancora. Bene, grazie. Ringraziamo il dottor Andreoli per il suo apporto e ora passiamo la parola al dottor Molteni di Villa Beretta, che ci parlerà della riabilitazione neuromotoria nell'epoca di Covid-19, l'esperienza di Villa Beretta con Unova. Allora, il tema della sindrome post-Covid in realtà si configura come una delle tipiche problematiche riabilitative complesse da interessamento del sistema nervoso, in particolare da un punto di vista percentuale. Poi le casistiche stanno cambiando man mano che i dati escono, però sono casistiche combinate fra sistema nervoso centrale e periferico, ma l'interessamento del sistema nervoso centrale è meno frequente, per fortuna, del periferico, che si caratterizza sia per neuropatie che possono essere classificate come critical illness polineuropathy, o proprio come delle poliradicolinivrite post-Covid. Immaginate che in questo momento qui a Villa Beretta, su 89 posti letto di degenza, abbiamo ricoverato 24 pazienti con esiti da Covid, caratterizzati fondamentalmente da poliradicolonevriti. Quindi è una quota consistente.
è necessario cercare di personalizzare il trattamento e cercare ovviamente di predire che cosa si può fare per il paziente, coinvolgendolo al meglio e di prevenire i danni. Partiamo subito con degli esempi, mi limiterò a fare degli esempi molto concreti. Il primo paziente che vediamo rappresentato secondo un protocollo classico di analisi funzionale globale clinica con il sit to stand, il 6 minute e la cadenza passi minuto e la short physical performance battery. Vedete che questo paziente ha 19 secondi di sit to stand, 250 metri di 6 minute. Ecco, lo possiamo caratterizzare poi su un'OVA dove abbiamo sia capacità di analisi della postura seduta, sia di analisi della postura eretta e di training sia da seduto che da eretto. Un'osservazione clinica sul tema posizione seduta. Per molti dei pazienti con esiti di Covid è molto importante poter partire con un training in posizione seduta perché hanno spesso delle disfunzioni del sistema nervoso autonomo con delle alterazioni degli adattamenti alla stazione eretta. Di questo si potrà parlare poi anche in discussione. Quindi il poter fare sia valutazione che trattamento da seduto è estremamente importante. Ancora, quel paziente che abbiamo visto essere caratterizzato da una prestazione appunto 19 secondi sit to stand e 6 minute è del 1938, ma lo possiamo paragonare con un altro paziente che è del 1969 e a sua volta questo paziente ha una prestazione molto buona di 11 secondi e 250 metri in realtà di 6 minute con una cadenza di 56 e un SPB di 12. Quest'altro del 1966 è a 11 secondi, 275 metri, 11 di short physical performance battery. Bene, partendo da questi dati si differenziano da un punto di vista di test che possiamo effettuare con un'OVA? La risposta è sì. C'entra l'età? No, c'entra l'entità dell'interessamento dato dal Covid. Questo è uno fra i vari test, un test molto interessante che può dare a noi un'OVA ed è il drawing sia orizzontale che verticale, che è un indicatore di come il paziente riesce a gestire gli spostamenti sia sul piano frontale che sul piano sagittale. Vedete che il paziente più anziano ha un drawing migliore dei pazienti più giovani. Vi faccio rivedere. Quindi l'età e l'interessamento e l'entità dell'interessamento sono molto importanti, ma cerchiamo di vedere un po' come mai si differenziano. Innanzitutto, può essere un elemento di differenza nelle performance che noi andiamo a rilevare con un'OVA il tipo di ortesi che usa il paziente? La risposta è sì. Questo è uno dei 3 pazienti che ha un'ortesi monolaterale rispetto a un altro paziente che ha ortesi bilaterale rispetto a un paziente che ha nessun tipo di ortesi. Questo è il paziente senza ortesi, che però anche senza ortesi ha un buon drawing, ma è molto posteriorizzato il controllo del centro di pressione, quindi ha una retrocaduta, quindi buona capacità, se richiesto, di bilanciarsi sul piano frontale, ma minor capacità sul piano anteroposteriore per retrocaduta. Messo in condizioni di equilibrio elastico, vedete come si mantiene questa retrocaduta, i limiti di stabilità ci dicono che anche il tronco è capace di spostarsi a dei discreti limiti di stabilità, ma anche dei compensi di tronco significativi. Il drawing è quello che vediamo. In questo paziente, personalizzando, cosa possiamo fare? È un paziente che ha avuto una importante miopatia da Covid, non un interessamento del sistema nervoso periferico o centrale. Allora, sulla base di questo abbiamo detto, possiamo aiutare con stimolazione vibratoria il training che fa su un'OVA, usando una stimolazione sequenziale che simula il ciclo del passo durante test e esercizio con un'OVA, cosa vediamo? Che usando una stimolazione vibratoria miglioriamo la capacità di controllo del paziente. Quindi ecco che in un paziente che non ha danno periferico
e una stimolazione vibratoria può incrementare la sua capacità di controllo, possiamo impostare un training personalizzato contestuale di stimolazione vibratoria e training con un'OVA. Vedete la netta differenza rispetto alla retropulsione che si vedeva precedentemente e il miglioramento anche dei limiti di stabilità. Andiamo sul paziente invece che aveva un singolo problema, anzi un prevalente problema distale ad un arto, il sinistro, con necessità di ortesi a sinistra di tipo elastico a presa anteriore. Notate che questo paziente che ha una buona funzionalità globale, veramente buona funzionalità globale, è stato il paziente che ha avuto le più gravi conseguenze nella fase acuta, è stato intubato per quasi 2 mesi e ha ancora una insufficienza renale. Nonostante questo ne è venuto fuori discretamente bene anche da un punto di vista respiratorio, nessuno dei pazienti ha supplementazione di ossigeno. Questo paziente ha un buon equilibrio statico, un buon equilibrio anche in condizione di elastica e dei discreti limiti di stabilità che però cominciate a vedere che hanno delle problematiche caratterizzate da una notevole variabilità di controllo del tronco. Nel drawing è pessimo. Perché? Perché probabilmente la instabilità di piede del piede sinistro, dove ha l'ortesi, che compensa sicuramente il cammino, in fase di controllo dell'equilibrio dinamico non dà tutta la stabilità necessaria e il drawing ce lo evidenzia nettamente. Quindi dobbiamo focalizzare l'intervento su eventuale modifica dell'ortesi, focalizzare l'intervento su esercizio specifico per migliorare le capacità di controllo dell'equilibrio con l'ortesi. Terzo paziente, ancora più giovane, con una problematica bilaterale. Bilateralmente ha ortesi dinamiche che consentono di controllare il piede, ma quindi ha un danno ancora neuroperiferico prevalentemente distale, bilaterale. Se guardiamo l'equilibrio statico ed elastico, non male, anche se c'è un'anteposizione, una lateralizzazione destra. Nei limiti di stabilità diventa evidente che la necessità di uso dell'ortesi, che modifica completamente la reazione di caviglia, induce delle marcate alterazioni dei limiti di stabilità. Quindi anche in questo caso cercare di allenare il paziente con le ortesi che gli consentono di camminare adeguatamente, ma per migliorare tutte le funzioni di equilibrio è veramente fondamentale. Quindi ulteriore personalizzazione, praticamente tre casi con danni personalizzabili da un punto di vista del sistema nervoso periferico o del sistema muscolare, con personalizzazione di eventuali ortesi o ausili e quindi necessità altrettanto importante di personalizzazione del trattamento. Anche questo paziente nel drawing, sia orizzontale che verticale, evidenzia nette problematiche. Queste sono le ortesi molto dinamiche che usa per evitare lo steppage del piede e nella loro dinamicità durante il cammino danno anche un ottimo ritorno elastico. A maggior ragione, tanto più dinamiche sono le ortesi, tanto più dobbiamo cercare di fare training nel nostro paziente sull'equilibrio per sfruttare al meglio in termini di lunghezza e cadenza, proprio perché l'equilibrio è migliorato, le proprietà dinamiche delle ortesi che mettiamo a sua disposizione. Ora, a fronte di tutto questo, possiamo fare un ulteriore ragionamento, ma il muscolo che abbiamo a disposizione in questi pazienti è uguale o a fronte anche di similarità di interessamento del sistema nervoso periferico abbiamo delle differenze? Abbiamo iniziato a fare delle analisi ecografiche quali quantitative. Bene, se vediamo sempre riferito ai pazienti di cui vi ho mostrato i dati di risposta ai vari test UNOVA e rapportati alle ortesi che hanno a disposizione, questo paziente che stiamo guardando è il paziente che ha avuto una componente prevalentemente infiammatoria muscolare, il suo gastronemio mediale e il tibiale anteriore, usando la scala di ECMAT, sono ECMAT 2,
non ha un danno di controllo motorio, ma ha un danno di fibra muscolare che deve rigenerarsi perché ha avuto una componente infiammatoria che ha dato luogo anche a una componente fibrotica. Questo è il paziente che ha tuttora, è il paziente che usa le due ortesi dinamiche, che ha tuttora un importante steppage del piede e una marcata ipovalidità dei plantiflessori. Guardandolo ecograficamente ha una fibrosità molto importante del tibiale anteriore e un discreto sovvertimento strutturale del gastrocnemio mediale. Quindi il paziente viene caratterizzato sia dal punto di vista funzionale globale che dal punto di vista dell'interessamento del sistema neuroperiferico e dell'interessamento finale dato a livello dell'effettore, quindi del muscolo. Quindi siamo di fronte a una necessità di inglobare in un indice generale più elementi funzionali e di alterazioni strutturali del paziente. Notare che è estremamente interessante come in questi stessi pazienti l'ecografia dimostra che i muscoli degli arti superiori invece sono stati decisamente meno interessati dal problema. Questo è il paziente che non ha nessuna ortesi e che ha sviluppato solamente una componente, diciamo, di sarcopenia acuta, che però a livello degli arti superiori ha mantenuto bene un trofismo muscolare sia del bicipite che del tricipite, altrettanto del paziente che ha distalmente un deficit molto importante secondario alla polineuropatia, agli arti inferiori ha un buon controllo dal punto di vista morfologico della condizione degli arti superiori. Quindi caratterizzazione del paziente perché la medicina riabilitativa sia precisa, sia personalizzata, possa avere anche dei dati predittivi, riesca a coinvolgere il paziente in modo puntuale rispetto alle necessità e sia in grado quindi di avere indicatori efficienti globali clinici e strumentali che riescano a definire questo collage molto differenziato da paziente a paziente che la sindrome post-Covid ci sta presentando e che però ha caratteristiche estremamente vicine a moltissime delle problematiche complesse di medicina riabilitativa quando ci occupiamo di alterazioni del sistema nervoso centrale o periferico. Grazie per l'attenzione. Bene, ringraziamo il dottor Molteni per il suo contributo e adesso passiamo la parola alla dottoressa Flaviani di Ortesis che ci parlerà dell'analisi del movimento di pazienti con Covid-19. Con quali obiettivi? E incomincio con naturalmente il ringraziamento a Movendo Technology per questo invito. Naturalmente non posso che ringraziare il team che ha fatto parte di questo studio, naturalmente dall'ospedale Sacco, diretto dal dottor Andreoli con il dottor Gervasoni, gli ingegneri del Politecnico, di cui oggi ascoltiamo anche l'ingegner Lomauro, con il professor Frigo, professor Aliverti, ma anche i miei collaboratori, soprattutto i miei ingegneri Giorgio e Chiara, che senza di loro non sarebbe stato possibile raccogliere tutti questi dati. Oggi proverò a sintetizzarli. Intanto Ortesis ha un laboratorio di analisi del movimento denominato appunto Gait Analysis, che è stato introdotto per implementare le strumentazioni già esistenti per l'analisi del movimento, ad esempio i baropodometri. E naturalmente hanno consentito con questa implementazione noi e gli specialisti del settore riabilitativo, clinico, ma anche noi nella progettazione delle ortesi, di essere più scientifici e meno artistici nelle valutazioni. Il laboratorio di analisi del movimento appunto che abbiamo in Ortesis è composto da 8 telecamere ad infrarossi dotate di cellule optoelettroniche che sono in grado di interfacciarsi a dei marker, piccoli marker, quindi dispositivi catarifrangenti in grado di intercettare il gesto motorio e consentire di avere dati di tipo cinematico, ad esempio gli angoli articolari sui 3 piani dello spazio. 2 piattaforme dinamometriche per rilevare le forze di reazione al suolo durante il gesto motorio o il cammino o determinati movimenti ed azioni. 10 sonde di elettromiografia di superficie che consentono tramite le sonde stesse, applicandole su diversi distretti muscolari
del soggetto di acquisire dati relativi all'attività motoria, all'attività prevalentemente muscolare. Per questo studio sono stati evidenziati, studiati e valutati 10 pazienti di età tra i 28 e i 64 anni, ricoverati per circa 23 giorni presso le unità di terapia intensiva dell'ospedale Sacco, prevalentemente maschi, 8 sono di sesso maschile e 2 di sesso femminile, e appunto ricoverati per circa 23 giorni in terapia intensiva. Sono stati per questi pazienti effettuati, impostati, condivisi dei protocolli di tipo cinematico, cinetico e di acquisizione di elettromiografia. Ad esempio, nell'ambito cinematico è stato utilizzato naturalmente il protocollo Davis-Hill mediante 22 marcatori con, per il protocollo cinetico, 2 piattaforme dinamometriche e 10 sonde di elettromiografia. A 10 pazienti sono state effettuate prove di standing e di walking. A 5 pazienti sono state effettuate prove di walking crouch, quindi nel cammino, nella prova accucciata, e di step walking, quindi di cammino salendo e scendendo dal gradino, e solo in 3 pazienti di squat. Riguardo invece al protocollo di acquisizione di elettromiografia di superficie, sono stati indagati il muscolo erettore spinale lungo, il bicipite femorale capolungo, vasto mediale, tibiale anteriore e soleo. Questi sono degli esempi con gli stick diagram relativamente al cammino in piano e al cammino salendo e scendendo dal gradino. Ecco, di tutti i dati che sono stati rilevati ed elaborati, le più esaustive sono i dati cinematici relativamente all'evidenza di una ridotta estorsione articolare di ginocchio, di anca, ginocchio e caviglia in ben 8 pazienti. Naturalmente, guardando i grafici e osservando la fascia di normalità evidenziata dal colore grigio, si evidenziano le linee, le alterazioni, le variabili temporali che si dissociano da questa fascia. Se osserviamo invece sotto un profilo più cinetico, mediante appunto le piattaforme, lo studio su piattaforme dinamometriche, la generazione e assorbimento di potenza della caviglia, bene in 9 pazienti si è evidenziata una ridotta generazione di potenza. In quale fascia? Se vedete all'interno delle ellissi del grafico di destra si evidenziano proprio nel momento di pre-swing e swing una ridotta generazione di potenza proprio della fase dorsiflessoria di caviglia. Ecco appunto il cammino effettuato su pochi pazienti purtroppo, perché non tutti sono stati in grado, per motivi espressi nella prima sessione dal dottor Andreoli, a causa di soprattutto astenia. Questo gradino non è un gradino normale, è un gradino speciale che consentiva di non rilevare artefatti e di conseguenza di poter effettuare una prova dinamometrica, diciamo, pulita, valida. Ecco, riguardo al cammino su scalino si sono evidenziate delle asimmetrie articolari superiori addirittura di 5 gradi rispetto dall'arto inferiore destro all'arto inferiore sinistro in tutti e 5 i pazienti analizzati. Ecco che anche noi in questo caso, come spiegava ampiamente il dottor Molteni, abbiamo dovuto pensare insieme ai clinici, di progettare, di individuare una soluzione ortesica. Sono stati valutati 2 tutori, un tutore 1 e un tutore 2, per migliorare la fase dorsiflessoria, soprattutto in questa fase di swing. Si è optato per il tutore 2 grazie ai dati naturalmente di cinematica che, come si evidenzia dalla freccia rossa, hanno nettamente evidenziato un miglioramento della fase dorsiflessoria. È stato effettuato un solo piccolo follow-up ad un paziente a 3 mesi dalla dimissione e dalla fase 0, quindi della prima valutazione, dove comunque si è, sotto un profilo cinetico, si è evidenziato un netto miglioramento della fase propulsiva, quindi, e di generazione di potenza nella fase di pre-swing e swing, grazie appunto a tutto il lavoro che è stato effettuato dai riabilitatori. Quindi gli obiettivi per cui è stato utile utilizzare un sistema di gait analysis tipo quello che ho illustrato è appunto stata sicuramente l'identificazione e una quantificazione in modo oggettivo del deficit motorio, un'impostazione del miglior piano terapeutico, quindi riabilitativo, una
valutazione dell'ortesi, in questo caso più adeguata, come abbiamo evidenziato, e la valutazione dell'outcome. Ringrazio per l'attenzione e buon lavoro. Nuovamente grazie alla dottoressa Flaviani. Diamo il tempo di presenziare all'ingegner Lo Mauro del Politecnico di Milano, che ci parlerà dello studio degli esiti respiratori nei pazienti post-Covid-19. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio Movendo Technology per l'invito e anche il dottor Andreoli e Gervasoni per l'invito. In realtà mi è stato chiesto di presentare la tecnica di valutazione e quindi più che diciamo, i risultati che sono ancora diciamo, in fase di elaborazione da parte di una tesista dedicata. Dunque, per quanto riguarda gli esiti respiratori che ci aspettiamo post-Covid-19, possono essere a carico del polmone in termini di fibrosi, ma il dottor Andreoli ci ha appena spiegato che in realtà sembrano risolversi diciamo, in maniera molto più favorevole del previsto. A carico del diaframma, soprattutto in termini di atrofia del muscolo a seguito di una prolungata ventilazione meccanica in terapia intensiva, oppure anche una neuropatia del frenico. Il frenico che poi alla fine si diciamo, esplica in una disfunzione diaframmatica. Questo perché, per chi non ha meno familiarità, il nervo frenico è appunto il nervo che innerva il diaframma, lo fa contrarre, il diaframma scende con un movimento a pistone, fa aumentare la pressione intraaddominale e di conseguenza il volume addominale si espande. Inoltre la contrazione del diaframma in sinergia con la contrazione dei muscoli della gabbia toracica che a loro volta espandono anche la gabbia toracica rendono la pressione pleurica subatmosferica e di conseguenza creano così un gradiente di pressione che permette all'aria di entrare, ventilare il polmone che quindi si espande. Alla fine di questa presentazione vorrei farvi diciamo, capire perché è sì importante misurare le variazioni di volume del polmone, ma è altrettanto informativo e importante misurare anche le variazioni di volume del suo contenitore, ovvero della parete toraco-addominale. E come possiamo fare questo? Utilizzando una tecnica che si chiama pletismografia optoelettronica, che è stata messa a punto dal Politecnico di Milano tramite dal professor Riverti e il professor Pedotti, che altro non è che un sistema di analisi del movimento, esattamente come quello che ci ha appena spiegato la dottoressa poco prima di noi, e quindi sì, in questo caso il movimento che a noi interessa è il movimento respiratorio, quindi ci sono i marcatori che vengono messi sulla parete toraco-addominale, il sistema ci fornisce in uscita le coordinate di ciascun marcatore, che però a noi interessano relativamente poco, perché noi facciamo uno step in più e andiamo a misurare il volume che è racchiuso da questa mesh di punti. È un volume dinamico perché questi punti si muovono perché il soggetto respira. In più, visto che i marcatori sono messi secondo punti di repero anatomico, ecco che ci fornisce in maniera accurata le variazioni di volume della gabbia toracica e dell'addome, oltre che del lato destro e sinistro per valutare eventuali asimmetrie. Ora potreste chiedermi, ma come mai ci si complica così la vita con un sistema così relativamente complesso, quando noi possiamo tranquillamente misurare in maniera molto semplice con un boccaglio e un flussimetro le variazioni di volume del polmone? Vi faccio vedere questo, è un tracciato di un ragazzo sedicenne affetto da distrofia muscolare di Duchenne durante 80 secondi di respiro spontaneo sdraiato. Questo che vedete è quello che succederebbe, quello che succede al polmone, cioè quello che vedo misurando la bocca. Come si vede, nulla di particolare. Ma andiamo a vedere che cosa succede invece nell'analisi dell'espansione della gabbia toracica e dell'addome. Come vedete, in questo caso il respiro è predominantemente addominale, quindi diaframmatico, che è assolutamente fisiologico perché il ragazzo è in posizione supina dove il respiro è prettamente fisiologico. Ma vediamo cosa succede dopo. Ecco che a un certo punto c'è un'alternanza di fasi in cui il respiro è sì diaframmatico, ma in cui poi l'addome si ferma completamente, compensato poi da un'espansione della gabbia toracica. Questo, come potete immaginare, è un indice che questo diaframma sta iniziando ad essere in sofferenza e che quindi magari lo dobbiamo aiutare tipo ventilandolo la sera. Questo pattern infatti è molto simile a un pattern ancora più estremo di questo ragazzo 25enne con una diagnosi di totale paresi del diaframma a seguito di uno stupor del nervo frenico molto importante come conseguenza del trapianto bilaterale di polmone, in cui vedete che l'addome non è fermo come prima, ma addirittura rientra, si muove ma in maniera paradossa, ovvero rientra
anziché espandersi durante l'inspirazione. Questo succede appunto immediatamente dopo il trapianto, succede ancora dopo 3 mesi, e invece guardate, dopo 6 mesi, scusatemi, il nervo ha ricominciato a funzionare ed ecco che un pattern fisiologico si è ripristinato. Purtroppo ci siamo persi quello che è successo qua nel mezzo, anche se il paziente ha proprio dichiarato che è stato davvero uno switch immediato, quasi dal giorno con la mattina. Adesso però vi faccio vedere una bella progressione, diciamo, della funzionalità diaframmatica. Ritorniamo alla distrofia muscolare di Duchenne. È una miopatia, quindi degenerativa, quindi è una malattia del muscolo che via via diventa sempre più debole. E vediamo in quattro diversi pazienti acquisiti longitudinalmente come evolve con l'età. Vediamo come evolve il respiro, quindi abbiamo in grigio è il polmone, in rosso è l'addome e invece in blu è la gabbia toracica. Ecco che in un bambino, come vedete, come atteso, il respiro è predominantemente addominale. Bambino dove la malattia ancora non è, diciamo, è agli esordi. Prendiamo un secondo paziente, quindi dai 10 ai 15 anni, e vediamo come invece pian piano si riduce il contributo addominale finché il respiro diventa equamente distribuito tra il torace e l'addome. Ho dimenticato di dire che questi pazienti sono in posizione supina, quindi il trend che ci aspettiamo, come vi ho detto prima, è diaframmatico. Prendiamo un altro paziente e vedete che il trend addirittura si riversa, quindi il respiro passa ad essere prevalentemente toracico e in più vedete come si compare anche una restrizione polmonare perché il polmone si espande sempre meno a fronte di una crescita di età del paziente. Infine, nel paziente più vecchio, più anziano, fino a 24 anni, vedete come subentra proprio un paradosso addominale esattamente identico a quello del ragazzo che abbiamo visto prima con la compressione del frenico. Ora, come ovviamente questo sistema ci ha fatto notare, ci fa seguire, treccare bene questa progressiva, diciamo indebolimento del muscolo, a maggior ragione ci può anche far mettere in evidenza invece un miglioramento a seguito per esempio di un intervento di riabilitazione. Una cosa che io sto dando per scontato perché nonostante agli ingegneri piacciono i numeri ma non ve ne ho fatto vedere nessuno, questo ve lo sto facendo vedere in maniera qualitativa, ma in realtà il sistema ci permette con una precisione di frazioni di millilitro di valutare l'espansione e anche di quantificare gli eventuali sfasamenti e paradossi. Infine, perché non vorrei che rimanesse il messaggio che questo sistema sia adatto solo a diciamo, patologie diaframmatiche o più in generale legate al compartimento addominale, volevo farvi vedere questa paziente, una 56enne, anche questa in posizione supina, affetta da una forma gravissima di ossogenesi imperfetta di tipo 3 o malattia delle ossa fragili, che in più le ha anche provocato una gravissima deformità della gabbia toracica. Tutto ciò quindi mette i muscoli della gabbia toracica in condizioni sfavorevoli di contrarsi. E infatti se vediamo cosa succede lei a riposo, ecco che ancora in questo caso abbiamo un completo movimento paradosso, ma in questo caso è la parte alta della gabbia toracica, quella che noi chiamiamo gabbia toracica polmonare, che non si espande, anzi rientra in maniera paradossa. L'unico intervento che può subire questa paziente è la ventilazione meccanica di notte. Ecco cosa succede: appena accendiamo il ventilatore vedete come lo sfasamento si riduce e dopo 2 minuti finalmente questa parte si espande, ma soprattutto si espande il polmone al di sotto di essa. È molto interessante, appena noi spegniamo il ventilatore, ecco che al primo respiro subito subentra, ritorna il paradosso. Questo ci fa capire l'importanza anche della ventilazione notturna. Infine, visto che noi la CESTO la suddividiamo in 3 compartimenti, abbiamo visto cosa succede, un rientro paradosso della gabbia toracica polmonare dell'addome, anche la gabbia toracica più bassa, quella addominale, può avere un movimento paradosso nel cosiddetto segno di Hoover, che è tipico della BPCO. Quindi, per concludere, spero che sia chiaro quanto sia importante non solo studiare, ripeto, il polmone, ma anche il suo contenitore. E nel nostro caso, nei risultati preliminari che abbiamo visto nei pazienti, è vero quello che diceva prima il dottor Andreoli, che hanno un pattern respiratorio abbastanza sano, o comunque normale. Abbiamo visto però una restrizione durante capacità inspiratoria, quindi questo dobbiamo capire se può essere dovuta a un indebolimento muscolare o magari ancora a un polmone un po' più rigido a seguito della fibrosi. E io ho finito e vi ringrazio. Ringraziamo nuovamente l'ingegner Lo Mauro per l'intervento e il webinar è terminato. Prima di aprire la sessione di domande,
lascio un primo intervento al dottor Patrizio Rossi, sovrintendente sanitario centrale di INAIL. Grazie innanzitutto dell'invito e dell'opportunità che accresce innanzitutto il nostro bagaglio culturale su una malattia che andiamo a conoscere di giorno in giorno, sia per quanto attiene agli aspetti lesivi che a quelli riabilitativi e di postumi in particolar modo sempre nuovi. Saluto tutti i relatori autorevolissimi, ecco, mi hanno chiesto un intervento e lo faccio con estremo piacere, anche se in realtà non ho molto da dire nell'ambito dello specifico. Noi come istituto assicurativo INAIL abbiamo una duplicità di compiti, una più conosciuta e una parte invece meno conosciuta. Eroghiamo delle prestazioni sanitarie e queste sono finalizzate a degli aspetti prevenzionali, ma anche di cura, di riabilitazione e di reinserimento. Ed è un ambito sanitario che incrementiamo di mese in mese, di anno in anno, rendiamo più completo e che finalizziamo al recupero quanto maggiore possibile di una integrità psicofisica che viene lesa dagli infortuni, come nel caso di specie l'infortunio da contagio da SARS-CoV-2, ovvero da altre tipologie di infortunio, così come da malattie professionali. Poi abbiamo un'anima prestazionale sanitaria forse più nota, che è quella indennitaria assicurativa, attraverso la quale eroghiamo delle prestazioni economiche. Ecco, gli aspetti riabilitativi in particolar modo ci hanno Dottor Rossi, non la sentiamo più. molto interessati per la patologia Covid e non poteva che essere così, assommando in questo momento una numerosità. Per questi lavoratori infortunati abbiamo potuto osservare nel corso dell'anno 2020 una evoluzione del quadro lesivo iniziale che ha portato per la grandissima maggioranza ad una restitutio ad integrum abbastanza tempestiva e soddisfacente, ma per molti altri invece abbiamo diciamo, all'osservazione una entità di quadri di postumi, quindi di esiti, che vanno ancora perfettamente studiati. La nostra, proprio nella indeterminatezza di elementi che consentissero di definire in maniera più chiara il quadro evolutivo della malattia fino a quello dei postumi, abbiamo adottato una condotta medico-legale prudenziale, abbiamo rinviato la maggior parte dei pazienti che sin dall'estate scorsa palesavano degli esiti per poterne monitorare la evoluzione e poter arrivare ad una prospettazione di postumi che poi deve essere anche valutata e a seguito di questa valutazione deve essere indennizzata con delle prestazioni economiche. Dicevo, una prospettazione di postumi affidabile. Tutte le evidenze di letteratura che abbiamo diciamo, potuto acquisire noi grazie anche agli interventi autorevolissimi di clinici, di abilitatori, dei vari nosocomi italiani come di altre nazioni, ci hanno sempre confortato in questa condotta attendistica. Nelle more di pervenire ad una valutazione di parecchie migliaia di soggetti che lamentano postumi e che sono oggi sempre più nella imminenza di essere valutati dall'INAIL, abbiamo elaborato un progetto riabilitativo che abbiamo ritenuto utile per tutti i nostri infortunati. Così come il quadro lesivo iniziale dei pazienti palesava una molteplicità di interessamenti poliorganici, poliviscerali, polidistrettuali articolari e quanto altro, così anche abbiamo potuto osservare che nei pazienti che non pervenivano ad una tempestiva precoce guarigione si lamentavano un complesso di postumi, anche questi però non è corretto sotto il profilo medico-legale, quindi non è perfettamente corretto sotto il profilo medico-legale perché postumo dovrebbe essere ciò che non si modifica nel breve tempo. Invece questi esiti hanno conosciuto una modificazione nel corso dei mesi anche importante. Però l'entità la numerosità degli esiti che
hanno insistito su singoli soggetti e su una molteplicità di soggetti, ci hanno indotto a ipotizzare un progetto riabilitativo che abbiamo definito, qualificato e abbiamo rimesso ai nostri organi. Adesso volevo spendere anche qualche parola in più per esplicitarla, che abbiamo definito come riabilitazione multiaziale Covid-19, proprio perché avevamo intercettato delle esigenze, dei bisogni di riabilitazione di questi soggetti che coinvolgevano una multiazialità di interventi che potevano essere sia sotto il profilo vari, sotto il profilo disciplinare che sotto il profilo specialistico. Abbiamo quindi elaborato questo progetto riabilitativo, non abbiamo elaborato perché non avevamo l'onere di farlo, lo potremmo fare e sono sicuro che anche con la collaborazione che abbiamo in qualche misura già anticipato nelle settimane scorse potremmo anche fornire dei protocolli riabilitativi condivisi sulla base essenzialmente della vostra esperienza, ma noi avevamo l'onere invece di progettare una riabilitazione specifica per questa affezione e quindi una riabilitazione che va quindi rimessa alle strutture del territorio, del Servizio Sanitario Nazionale, dei servizi sanitari regionali ed eventualmente anche a delle strutture che potranno convenzionarsi con l'istituto qualora in particolar modo non vi siano delle rispondenze in termini di complessità e di tempestività da parte delle altre strutture già oberate da un carico riabilitativo importante. Ecco, questo è un progetto che ormai è completo, è stato anche completato dalla fase amministrativa, legale, di prospettazione anche dell'avviso che verrà fatto, verrà annunciato formalmente anche dall'istituto. Questa è un'anticipazione che voglio fare degli esperti che sono sicuro potranno contribuire a valorizzare questa progettazione. Sono contento anche leggendo una parte dell'intervento dei relatori, ma anche l'ultimo che dicevo, ma anche l'impostazione generale del webinar di oggi, che si parli di apparecchiature altamente tecnologiche. Ecco, noi nel progetto riabilitativo multiaziale Covid-19 abbiamo previsto un ampio spazio alla riabilitazione con apparecchiature ad alta tecnologia e robotica e addirittura abbiamo prospettato un maggior costo da dover sopportare qualora la struttura sia quella convenzionata con l'INAIL, proprio per tutte le strutture che utilizzeranno questa tipologia di riabilitazione e che qualora ovviamente la riabilitazione sia rispondente a delle esigenze e ad un'efficacia riabilitativa maggiore rispetto ad altri disegni, setting che si vuol dire riabilitativi. Ecco, questo per dirvi che abbiamo come istituto un interesse straordinariamente diciamo vivo sulle attività oltre che quelle prevenzionali classiche di reinserimento e di riabilitazione e di cura dei nostri infortunati e muoveremo utilizzeremo tutte le opportunità che i servizi sanitari ci offriranno per poter riabilitare al meglio e recuperare quella integrità massimamente possibile dei nostri infortunati, e questo per poterli reinserire in tempi molto brevi o i più brevi possibili e nella condizione migliore per poter restituirli ad un processo produttivo che li ha allontanati purtroppo sin troppo tempo per via della malattia. Ecco, io concludo ringraziando ancora, mi scuso forse per non essere stato brevissimo come ci si poteva comportare in questa vicenda, ma ci tenevo ad esplicitarvi l'interesse riabilitativo terapeutico dell'istituto e la progettazione che noi abbiamo già messo a punto e che enunceremo in via ufficiale, penso nelle prossime settimane, se non nei prossimi giorni. E soprattutto un ultimo richiamo ad una collaborazione con il mondo sanitario pubblico e privato e quello accreditato che vuole diciamo, partecipare con noi alla riabilitazione di questi soggetti come di tutti gli altri per i quali abbiamo forse il più consolidato sistema riabilitativo. Grazie a tutti e buon lavoro. Mi scuso ma devo fuggire perché ho un ennesimo contestuale impegno di webinar e devo abbandonare la sessione. Mi scuserete, ma tutti coloro che per me la seguiranno poi avranno modo e pazienza di aggiornarmi come fanno quotidianamente. Grazie a tutti. Grazie mille al dottor Patrizio Rossi di INAIL.